Un peso è fissato al soffitto di un ascensore con una corda che può sopportare una forza massima di 150 Newton. La massa del peso è di 10 kg. L'ascensore sta accelerando verso l'alto quando la corda si rompe. Quanto vale l'accelerazione minima dell'ascensore affinché la corda si rompa? Procediamo a un disegno per capire la nostra situazione e disegniamo quindi un ascensore con all'interno una corda che sostiene un peso di 10 kg. Questo ascensore si può muovere verso l'alto o verso il basso. Sappiamo che questo ascensore è soggetto a una forza peso ed è soggetto a una forza di trazione. E sappiamo che se la forza peso è maggiore della forza di trazione, vuol dire che l'ascensore scende. La forza peso è maggiore della forza di trazione, l'ascensore scende o rallenta la sua corsa verso l'alto, oppure se la forza peso è minore della forza di trazione, vuol dire che la spinta verso l'alto della forza di trazione fa salire l'ascensore oppure lo fa accelerare verso l'alto. Ora, se la forza peso è uguale alla forza di trazione, avremo che all'interno del nostro ascensore non ci saranno forze, non ci saranno, no, forze apparenti e il nostro sarà un sistema di riferimento, sistema inerziale. Quindi, se la forza peso è uguale alla forza di trazione, l'ascensore è fermo e all'interno avremo un sistema di riferimento inerziale per cui la nostra corda appesa, che tiene appeso il 10 kg al soffitto, avrà una tensione dovuta alla forza peso. E questa tensione sarà uguale alla massa del peso per l'accelerazione di gravità, cioè se il sistema inerziale sul peso ci sarà una forza peso data da 10 kg per 9,8, che è l'accelerazione di gravità, uguale a 98 Newton. Se ora il nostro ascensore viene spinto verso l'alto dalla forza di trazione, sulla corda sarà applicata una forza in più. È come quando noi siamo in macchina, la macchina parte da ferma, ci sentiamo spinti verso il sedile della macchina. Stessa cosa, se l'ascensore parte verso l'alto, spinto dalla forza di trazione, sulla corda, la corda si sentirà tirata verso il basso. Il problema ci chiede quanto vale questa accelerazione minima della forza di trazione affinché la corda si rompa e ci dice che la forza massima a cui può resistere la corda è di 150 Newton. Allora noi prendiamo la forza massima della corda meno la forza peso, che è
la tensione attuale a cui la corda è sottoposta e otteniamo che 150 meno 98 uguale 52 Newton. Cioè, se fosse applicata sulla corda una forza di 52 Newton, se questa forza fosse applicata alla corda o al peso che a sua volta la riversa sulla corda, una forza di 52 Newton, allora la corda si spezzerebbe perché arriva alla massima capacità di resistenza. Ma quale sarebbe questa accelerazione? Questa accelerazione dipenderebbe dalla massa a cui è legata la corda, che è di 10 kg. Quindi applicando la seconda legge della dinamica, F uguale ma, ci andiamo a chiedere quanto vale l'accelerazione. L'accelerazione è forza diviso massa. Nel nostro caso la forza in più da applicare sono 52 Newton, diviso la massa, cioè il peso, che sono 10 kg, otteniamo 5,2 metro fratto secondo quadrato. Quindi un'accelerazione verso l'alto provocata dalla forza di trazione di 5,2 metri secondo quadrato mi genera una forza ulteriore sulla corda di 52 Newton che, sommata alla forza peso, quindi alla forza di trazione attuale che c'è nel sistema quando il sistema è fermo, quindi quando il sistema è inerziale, si genera una forza complessiva di 150 Newton, che a questo punto mi fa rompere la corda.